Benvenuti ragazzi in un nuovo video degli Horizons. Oggi con noi nel nostro cast ci sono ovviamente io, c'è ovviamente il nostro guidatore Fabio, c'è anche la nostra promoter più affiatata Giulia e new entry anche per questo video abbiamo... Dove andiamo oggi Erika? In un posto? Fico! Bravo! Bene, siamo arrivati a Bologna. Il video sarà interamente dedicato al cibo, una food experience. L'ingresso non potete sbagliare, c'è un mega fico e si entra dalla fattoria dove c'è pieno di animaletti che potete anche accarezzare perché sono a portata di mano. Metri quadri di cibo. Subito dentro abbiamo addocchiato il primo stand, quello della mortadella, e ci siamo fatti preparare un bel panino con la mortadella, una spalmata di squacquerone e una pioggia di pistacchi che ho già detto tutto. Nessun commento. Buonissimo. Tu cosa hai preso? La mortadella, il culo della mortadella. Ok. Se volete l'800 era più caro, il prosciutto e la mortadella. Il prosciutto. Ok, giriamo. La mortadella. Fai cagare, Ficaci. bravo, fai cagare. Fammi la fatina! Alessio, è proprio per te questa? È la mia giostra questa. Spero solo non puzzi. Neanche questi qua. Non puoi triturare le spugne. In giro per l'Expo ci sono 5 giostre multimediali, ognuna con delle fragranze particolari. Qui siamo nella giostra del fuoco, quindi c'è un profumo abbastanza speziato. Si sente molto il profumo del cuoio. Adesso stiamo entrando nella seconda. Sì, entriamo al contrario perché siamo illegali. Stiamo entrando nella giostra degli animali. La cicala. Cicala, cicala. Per me è il panino. È la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì. Bene, non so se è giusto. Una cosa super particolare che mi sta piacendo veramente tanto è che oltre a mangiare bene, i posti hanno a vista tutte le cucine per far vedere i procedimenti, come ad esempio qua dietro di me c'è Rosso Pomodoro che ha tutta la cucina di creazione della pizza a vista, è bellissimo. Inoltre ogni stand permette di comprare i vari prodotti, tipo qua abbiamo il riso, ma abbiamo anche paste o focacce, Erika ha preso appunto la mortadella, e è tipo un enorme supermercato barra ristorante. Mica se va veloce! La terza giostra è tutta dedicata alla terra. All'entrata c'è un labirinto di specchi pazzesco che però noi abbiamo fatto da norma al contrario per uscire. E dentro l'esposizione è davvero molto suggestiva. Come in tutte le giostre c'è una piccola sala cinema dove ci siamo lasciati travolgere dalla musica. È finito il party, abbiamo dovuto mettere a tacere il nostro stomaco. Seconda tappa, bistrò della patata, abbiamo visto uscire un signore con una ciotola di patatine fritte da una faccia ed eccoci qui. Il locale è davvero carino, è tutto pieno di dettagli e citazioni sul tema delle patate che ci hanno intrattenuto intanto che mangiavamo una bella porzione di patatine fritte alla carbonara. Impressioni? La cosa più buona del mondo. Fantabolanti, buonissime. Mangiale perché se no le mangio tutte io. Qua ci sono un sacco di cose da fare, non si divertono solo i bambini ma anche noi. Io lo facevo... Sì. Come è possibile? Al centro del parco c'è una grande arena per eventi e siamo capitati proprio nel bel mezzo di una gara di tiramisù. E che fai? Ti fai scappare un bel assaggino?
quarta giostra del mare. È interessante come in questa giostra si possono trovare nuotatori olimpionici, pirati in cerca di isole da conquistare, travisci di calamari, simpatici pesciolini dalla coda svolazzante, gamberi controcorrente e rarissime meduse giganti. In un attimo siamo passati dal mare a una passeggiata tra le vigne, fino a raggiungere l'area dedicata all'olio d'oliva. Un po' più di voglia. Lavora, schiava. Immagino. Veloce. Anche il campanaccio. Fallo correre. L'ultima giostra, si sente già dal profumo fuori. Entriamo nella giostra del vino, entriamo a ubriacarci. Basta perché ci sono profumino in tutte da fastidio. Sì, sono tanto profumate. Fica, sandalo. Che cos'è? Stivale. Mi fa male il tendine della mano. Comunque, giusto per darvi un paio di info, il FICO è aperto nel 2017, poi ha chiuso un po' per il discorso Covid, adesso da luglio dell'anno scorso, cioè 2021, ha riaperto e è in piena forma. La struttura è aperta solo dal giovedì alla domenica con orari un po' più limitati, dalle 11 fino alle 6 di sera. Il costo del biglietto è di soli 8 euro per entrare, poi se si vuole fare anche un corso tra quelli messi a disposizione il prezzo sale a 19 euro. La domenica ad esempio c'è il corso della mortadella, il corso della pasta fresca e il corso del gelato. Noi abbiamo scelto il corso gelato perché ci sembrava quello più carino, accattivante. Se volete fare invece quello della degustazione dei vini o della pizza dovete venire qua il sabato. Non andiamo a fare il gelato. Secondo me possiamo decidere anche i gusti. Ci stiamo divertendo. Bravo. Come in tutti i viaggi? Horizon! Bravo. Oh. Il corso è stato veramente molto interessante e armati di grembiulino e cartellino ci sentivamo dei veri gelatai ed eravamo pronti ad affrontare la prima parte teorica in cui ci è stato spiegato un po' le componenti principali del gelato, le ricette per poterlo riprodurre a casa, le differenze tra gelato, ice cream e sorbetto e una serie di altre caratteristiche e la sua evoluzione nella storia. Successivamente siamo passati a una parte un po' più pratica che è stata anche molto più divertente in cui abbiamo realizzato prima lo shrub e ovviamente assaggiato e poi il vero e proprio gelato, partendo proprio dalla creazione del gusto fino alla realizzazione con la macchina specifica. E poi anche questo qui mangiato al pistacchio era la fine del mondo. È cremosissimo. Il corso è stato interessante, sì, un pochino teorico, però c'è stata anche la parte pratica. Sì, adesso facciamo ancora una piccola vasca. Si dice, non la conosce nessuno questo termine, quindi passeggiamo ancora un po' per i corridoi della pasta, dell'olio e del vino e poi ci dirigiamo verso l'uscita che è dedicata interamente ai dolci. Vedo bene da gelataio, sì. Prima di uscire però abbiamo fatto un salto nell'agrumeto per divertirci un po' in una serra riempita di cioè piena di bolle. Sfortunatamente questa giornata di cibo è finita, non essendo neanche troppo pieno abbiamo avuto la completa libertà di girare e vedere tutto senza troppa ressa. Potevamo mangiare di più, però dai, va bene così. Niente, vi ricordo di seguirci su Instagram, su Facebook che aprirà a breve e al prossimo video.